Ciao ragazzi, benvenuti dal vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di un argomento che vi potrà far risparmiare bei soldini. Come migliorare l'efficienza del riscaldamento in casa. In inverno la temperatura scende, si accende il riscaldamento ed in funzione dell'efficienza del nostro impianto di riscaldamento e di quanto l'ambiente riesce a trattenere il calore, si può consumare più o meno gas e di conseguenza si possono spendere più o meno soldi. Se anche tu vuoi ridurre il consumo di gas e quindi la spesa sostenuta, segui il video punto per punto fino alla fine e ti svelerò qualche trucco per risparmiare qualche soldino in più nelle bollette. Quindi vado alle ciance e mettiamoci subito all'opera. Consiglio numero 1: installazione di un termostato Wi-Fi. Questo lo consiglio a chi non ha una routine costante, per esempio a chi capita spesso di rimanere fuori casa senza preavviso. Una volta per esempio io sono partito per un viaggio di lavoro e solo all'aeroporto mi sono ricordato di dover staccare il riscaldamento. Con il mio smartphone ho risolto subito. Ma mi è capitato altre volte, per esempio sono dovuto rimanere fuori casa direttamente dal lavoro e quindi con il mio smartphone sono riuscito a risettare il riscaldamento. Alla fine dell'anno il mio termostato Wi-Fi mi ha dato un notevole risparmio in bolletta. Inoltre è estremamente utile per tracciare grafici più precisi. Quest'anno io ho utilizzato i consumi della bolletta, i grafici che mi ha dato il mio termostato Wi-Fi e sono riuscito a creare un piano di risparmio molto più efficiente. Il primo degli svantaggi è sicuramente il prezzo, in quanto ha un prezzo sensibilmente maggiore rispetto a un normale termostato da ambiente. Ci aggiriamo circa sui 100-150 euro per un modello base, invece per i più high tech, che hanno anche la possibilità di controllare la temperatura dei sanitari, in quel caso saliamo notevolmente di prezzo. Un altro punto da non sottovalutare è la maggiore complessità rispetto a un termostato normale. Per questo io lo sconsiglio per esempio a chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia, oppure ad una famiglia che ha una routine stabile. In questo caso sarebbe più che sufficiente un normale termostato da ambiente. Consiglio numero 2: la coibentazione degli infissi. Se come me avete infissi piuttosto vecchi, avrete già fatto esperienza d'inverno con i famosi spifferi. Questi spifferi sono alquanto fastidiosi fisicamente che quanto fastidiosi in bolletta, in quanto incidono sensibilmente sulla coibentazione, quindi sul consumo del gas, quindi sui soldi spesi in bolletta. La soluzione migliore è ovviamente sostituire infissi con infissi nuovi, ma se volete una soluzione più economica, ecco che cosa ho fatto. Come vedete ho sigillato tutto il perimetro dell'infisso con del silicone trasparente. Questo mi ha permesso di eliminare l'infiltrazione d'aria e quindi i terribili spifferi. Inoltre, se le guarnizioni sono particolarmente vecchie e non volete sostituirle, potete applicare una guarnizione secondaria, quelle a forma di D, esattamente come ho fatto io. All'inizio l'infisso risulterà alquanto duro da chiudere, ma dopo qualche utilizzo vedrete che non ci sarà più nessun problema. Un'altra cosa è chiudere persiane o scuri il più possibile, in quanto quel cuscino d'aria che si crea tra i nostri scuri e i nostri vetri crea un buon isolamento termico. Consiglio numero 3: i pannelli termoriflettenti dietro ai nostri termosifoni. Dunque questa è una soluzione alquanto economica quanto interessante. Quando il nostro termosifone riscalda anche il muro. Il muro, se è un muro esterno, disperde il suo calore verso l'esterno. Quindi noi, inserendo questi pannelli termoriflettenti, facciamo praticamente rimbalzare il calore all'interno, il quale verrà usato per il riscaldamento del nostro ambiente. Consiglio numero 4: la rimozione delle mensole sopra i termosifoni. Dunque il termosifone quando scalda crea un flusso d'aria dal basso verso l'alto, aria fredda ed aria calda. Le mensole sopra i termosifoni, per quanto belle possano essere, sono un ostacolo a questo flusso d'aria. Quindi è buona norma rimuovere queste mensole almeno durante il periodo invernale. Inoltre è consigliabile tenere pulita soprattutto la parte interna dei termosifoni. In questo caso meno polvere c'è, meno ostacoli ci sono, il flusso d'aria sarà più efficiente, riscalderà prima l'ambiente e voi ridurrete il consumo del gas. Consiglio numero 5: lo spurgo dei termosifoni.
Come di molti voi sanno, i termosifoni vanno spurgati, in quanto la presenza d'aria all'interno dei termosifoni può provocare una disomogeneità di distribuzione del calore, diminuendone ovviamente l'efficienza. Quindi munitevi di un bicchiere d'acqua, aprite la valvolina apposita fino a che il flusso d'acqua che ne esce non sarà più disturbato da eventuale aria al suo interno. Quando il flusso è perfettamente uniforme, chiudete la valvolina. Ripetete questa operazione per tutti i termosifoni che ne avranno bisogno, oppure potete farlo su tutti quanti ad inizio stagione a scopo preventivo. Una volta spurgati tutti quanti i termosifoni, la pressione dell'impianto sarà scesa, quindi occorre ripristinarla. Quindi raggiungete la vostra caldaia, trovate il rubinetto per ricaricare l'impianto e riportate la pressione dell'impianto a circa 1,5 bar. Questa è una pressione di riferimento, fate sempre ovviamente riferimento al manuale di istruzione della vostra caldaia. Ultimo consiglio che vi do, l'utilizzo della pompa di calore. Se avete una pompa di calore in casa, vi consiglio di utilizzarla, soprattutto se avete necessità di scaldare per un breve periodo di tempo. Ricordatevi che la quantità di gas necessaria per portare la casa da 17 a 18 gradi non è la stessa che serve per portare la casa da 20 a 21 gradi. Da 20 a 21 gradi serve molto più gas e quindi costa molto di più. Se avete bisogno di aumentare quindi la temperatura per un periodo non troppo lungo di tempo, vi consiglio di utilizzare la pompa di calore. L'ambiente si raffredderà anche prima, ma se vi serve per un periodo limitato di tempo, utilizzate questa tecnica, in quanto quel che spenderete per riscaldare la casa per il tempo che vi servirà, se usate la pompa di calore sarà inferiore rispetto al riscaldamento normale con termosifone, caldaia e gas. Bene, questi sono i consigli che ho messo in pratica a casa mia e volevo condividere con voi. Mi raccomando, se avete domande o consigli, fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Quindi vi saluto, ciao, al prossimo video!